Partiamo dal presupposto che la Honda Civic Type R Best Lap è una specie di miracolo a 4 ruote, perché di questi tempi poter fare e vendere una macchina così è davvero miracoloso. È una macchina di cui mi sono convinto nell'esatto momento in cui ho iniziato a guidarla, anche piano, già dall'impatto che ha sedendoti dentro in uno degli abitacoli più belli, se non il più bello, stando sulle macchine diciamo da comuni mortali, per quanto possa esserlo una macchina comunque da oltre 60.000 euro, senza ombra di dubbio uno dei più belli e sensati che ho visto negli ultimi 20 anni forse. Ovviamente, come tutte le super sportive di oggi, una grandissima sicurezza percepita all'istante appena si inizia a giocare un po'. Non in una giornata come questa, per fortuna l'ho provata per forse 7 mesi oggi, in tutte le condizioni, soprattutto quando l'asfalto è caldo e non umido come oggi. Ovviamente, legge di Murphy, siamo riusciti a fare il test proprio in una giornata in cui le strade sono un po' sporche, salate e umide. Ripeto, non ho bisogno di farmi un'idea oggi perché la conosco ormai veramente molto bene, l'ho usata quasi tutti i giorni per 7-8 mesi ed è, ripeto, miracolosa. Una trazione anteriore comunque con un peso moderno, e non è un complimento, che si comporta così non è normale, e questa macchina di normale non ha praticamente nulla. Partirei da 2 considerazioni abbastanza pesanti che mi sento di fare senza grossi problemi. È esattamente quello che mi sarei aspettato e avrei voluto dalla Yaris GR, cioè questo livello di coinvolgimento, cosa che è strano poter dire di una trazione anteriore contro una integrale, ma già soltanto la spinta, il telaio è buono in entrambi i casi, molto buono, ma la percezione della spinta su questa macchina con questo motore è di un altro tipo. Cioè, già soltanto che il motore spinga più su e che non ti abbandoni sul più bello, come fanno le macchine a 3 cilindri, è già una meraviglia. Sono entrambe velocissime, ma questa ti dà più soddisfazione, ti dà soddisfazione, che è sempre più raro sulle macchine di oggi, lo sappiamo, e purtroppo anche qui, perché sappiamo che la Best Lap è il canto del cigno delle Type R. Come al solito partiamo già da una sensazione di nostalgia futura che purtroppo ci accompagna troppo spesso ultimamente, parlando di queste auto. E la seconda cosa che mi sento di dire è che questa è la ammazza Golf R definitiva, cioè anche avendo un esemplare di Civic stock con una Golf R molto molto preparata, questa le sta davanti senza fare un fiato. È un discorso di telaio, è un discorso di angoli, è un discorso di gestione della coppia, dello sterzo, della frenata e dell'equilibrio anteriore e posteriore, e parliamo sempre di una macchina a trazione anteriore che già nelle sue versioni precedenti era un po' la comandante di questa categoria. Parlavo dell'abitacolo perché è forse la cosa che mi ha più soddisfatto dell'esperienza avuta con questa macchina, a partire dalle dimensioni, a partire dal disegno, dalla sensazione di toccare il materiale sul volante, sul pomello che è molto molto simile alle Integra, alle Civic di 20 anni fa, ed è un bene. I richiami alla storia di Honda e delle sue versioni super sportive sono continui e molto chiari. Anche questa finitura in carbonio rosso sulla macchina con gli interni di questo colore sono bellissime ed è qualcosa di nuovo. La strumentazione, anche cosa per me un po' nuova, apprezzare questo quadrante con tutte le strumentazioni digitali dove veramente c'è tutto quello che ci serve per la guida sportiva e non c'è altro se vuoi. Poi ci sono 1000 sottomenu come tutte le macchine di oggi, e cosa che a me non interessa, non l'ho neanche esplorate più di tanto, ma ce ne sono veramente tantissime. Piccola nota dolente, come in tutte le macchine di quest'epoca, di Hadas e tutti i 1000 cicalini e i suoni di attenzione, tutte quelle cose lì che io veramente vorrei escludere, ma credo non si possa. Devi un po' farci l'orecchio, devi abituarti a non sentirle più.
ma questa non è una colpa di Honda, è una colpa delle leggi di oggi, dove veramente credo che piuttosto che salvaguardarci ci distraggano inutilmente. Ad ogni modo il risultato finale è che qua dentro il coinvolgimento alla guida è totale e già questa è una grandissima vittoria. Un'altra novità per quanto riguarda me è finalmente l'apprezzare il blipper automatico in scalata, cosa che ho sempre odiato, anche sulle Cayman GT4 per esempio, dove provai per la prima volta su uno stradale questo sistema. Su questa è tarato talmente bene che sinceramente forse quasi lo preferisco al doverlo fare io, nel senso che è talmente veloce. Qui rispondiamo a chi dice che ormai il manuale non ha più senso perché le macchine sono diventate troppo veloci, che ti fa davvero comodo. Quando stai andando forte è un pensiero in meno che effettivamente funziona talmente bene che va bene. L'avantreno, punto di estrema forza, si deve fare un po' la bocca inizialmente allo sterzo perché il suo sistema di controllo è diverso dalle altre, forse anche il fatto che quando sali le gomme anteriori 2,65, 30, 19 sono fredde ovviamente, quindi devi aspettare che si scaldino e quello, vedi, una macchina che va anche di traverso come facevano le macchine vecchie a scuola, meraviglioso. Dicevo, bisogna abituarsi e bisogna ricordarsi che, come nelle nuove supercar, bisogna dare il tempo alle gomme anteriori così grandi di scaldarsi. Finché sono fredde sembra tutto molto strano. Quando si scaldano abbiamo una dose di grip e di precisione in percorrenza che fa paura, letteralmente. Il cambio, a parte il pomello, neanche a dirlo, la meccanica di cambiata è fenomenale. Da brava Honda, ti sembra di guidare una vecchia EG6 o una Integra o una Accord o una NSX, insomma è un marchio di fabbrica di Honda, e sono riusciti a mantenere la stessa identica cosa. Un'altra volta che ho sentito questo family feeling a distanza di 30 anni è stato con la 1M BMW, che somigliava al meccanismo e al gusto di usarlo di un E30 M3. Queste sono le cose che adoro delle case costruttrici che apprezzano e fanno apprezzare il proprio heritage, e su questo i giapponesi devo dire che non sbagliano spesso. A proposito di storia e di family feeling, mi direte che non somiglia molto ad una Civic, ma possiamo dire che somiglia molto a una CRX, per esempio. Questo volume dei montanti posteriori, questa forma della discesa del tetto è molto CRX. Insomma, una macchina assolutamente giustissima, una macchina da 275 km/h, più del dovuto, autobloccante meccanico, quindi un vero LSD, 329 cavalli a 6500 giri, abbiamo oltre 400 Nm di coppia che se la combatte soltanto con le gomme anteriori, e in qualche modo la macchina funziona, ma funziona che ci serve una supercar moderna per starle davanti, nonostante l'anteriore, nonostante il peso, nonostante tutto. Vedi? La strada è veramente viscida purtroppo, ma magari un domani facciamo anche una prova in pista. Mi piacerebbe farne una veramente al limite con le condizioni di temperature e grip ideali. Credo che possiamo dire senza grossi dubbi che questa è la migliore della sua categoria al momento. Penso non ci siano grandi dubbi su questo. Da considerare però che è una macchina che vivi davvero con 4 persone a bordo, cioè non è una finta daily car, qua davvero potresti usarla, io l'ho usata per un bel po' di tempo come prima e unica macchina, non patiresti assolutamente nessuna mancanza, baule gigantesco per il volume della macchina, dietro comoda, davanti comodissima, cioè su questo nessun dubbio. Il 2000 VTEC Turbo è sempre affidabile, instancabile, difficilmente vorresti più cavalli, almeno per l'uso di tutti i giorni è davvero sovradimensionata in tutto, non arrivi neanche vicino ai suoi limiti. Credo che il miracolo più grande sia stato decisamente quello di
farle ingoiare le compressioni, i bump che ci sono in montagna e anche nella guida di tutti i giorni, in un modo che, come ho detto altre volte, è esattamente quello che io aspettavo da anni riguardo la tecnologia. Speravo che arrivassimo a questo prima possibile ed è l'unica o una delle poche cose, oltre all'affidabilità, che non vedevo l'ora di raggiungere sulle macchine di tutti i giorni, questo tipo di smorzamento verticale che le sportive di oggi hanno ormai praticamente tutte, ed è meraviglioso perché veramente riesci a goderti una macchina anche con cavallerie molto inferiori. Ha una cosa molto particolare, difficile da provare su macchine stradali. Le hanno fatto un volano diverso, con un'inerzia molto ridotta, e questo dà una sensazione al pedale della frizione incambiata che è ovviamente molto bello sul veloce, nelle cambiate molto veloci, ed è strano nelle cambiate lente o in partenza, perché ha quell'effetto macchina da corsa, ma macchina da corsa molto moderna, quindi con una frizione leggerissima, non modulabilissima, nel senso che non puoi usarla come usi tutte le altre macchine, ti devi tarare su di lei. È troppo leggera in alcuni casi e quindi devi abituarti a usarla in quel modo. È un problema che non è un problema, ovviamente, è una figata anche questa, però bisogna farci caso, il tempo ci va fatto il piede. Magari tutti li facessero ancora sportive così e magari le facessero per sempre. Esteticamente parliamo a questo punto di una visione soggettiva. Per me è molto bella dentro e molto bella davanti, non è il mio genere di auto dietro, al di là del fatto che hanno montato questo alettone gigantesco dietro che è funzionalissimo, e mi riviene in mente quel video della Mugen dove c'era una Civic, credo fosse nei primi anni 90, con un piccolissimo alettoncino, e facevano vedere la differenza di percorrenza in curve veloci con e senza questo alettoncino. Immaginatevi con quest'ala gigantesca che c'è dietro la Best Lap. Forse fosse mia l'avrei voluta nera in modo da spezzare un po' l'impatto dell'alettone posteriore, ma devo dire anche che rosso, celeste e grigio sono tutti colori che le stanno molto bene. Deve essere il tuo tipo di gusto, avere una macchina molto molto vistosa. Non è il mio caso per una macchina di questo genere, però devo dire anche che usandola poi, avendola da tanto tempo, adesso che dovrò ridarla a Honda, mi dispiacerà un bel po'. To the stage with a drink like I'm giving young, but I never can, never saying what I'm really young, giving dividends. I'm trying to boost your career and all. Know you got a binge, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it gone, give me the experience. Make me a believer like a feature at the cinema. Then we gotta keep it all a secret like the Pentagon. All these peeping times, people asking me what we've been on. I know that it's bond, they just wishing they could watch it glow, watch it go through the fire like the Shaka song. Or was it you? Yeah, like it's delirium. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Welcome to the stage with a drink like I'm giving young.